Ciao a tutti, questa settimana vediamo un prodotto che diversi di voi mi hanno chiesto di recensire e che ho richiesto io espressamente a Soundpeats, che ringrazio per avermele inviate. Sto parlando delle Capsule 3 Pro Plus, aggiornamento della versione 3 Pro che si distingue da quest'ultima per l'implementazione di un particolare tipo di driver, del quale vi dirò più in dettaglio tra qualche minuto. Implementano Bluetooth 5.3, sono disponibili unicamente in questa colorazione nera e sono certificate iRes Audio Wireless, quindi vediamo insieme che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Dunque in confezione, oltre alla custodia con gli auricolari all'interno, troviamo la guida utente in 8 lingue tra cui l'italiano, un flyer che invita a scaricare la più recente applicazione Peats Audio, un set di adesivi della mascotte Soundpeats e infine 2 coppie di gommini taglia S ed L e il cavo USB-A USB-C per la ricarica di circa 15 cm. Una nota sull'applicazione: mi raccomando, installate ed utilizzate la nuova app Peats Audio al posto di quella precedente chiamata Soundpeats, perché con quella nuova potete gestire i nuovi modelli del produttore e modificare i comandi touch. La custodia presenta le classiche forme cui Soundpeats ci ha abituato e con gli stessi tratti caratteristici che abbiamo visto diverse volte qui sul canale. Partiamo dalla sottile striscia grigia che corre lungo la parte alta della custodia e si raccorda dietro, dove questa piccola placca in plastica lucida con il logo del produttore nasconde la cerniera. Continuiamo poi con la scritta Hear Your Imagination sul frontale e al centro poi abbiamo anche un LED multicolore, piccolo e luminoso, e chiudiamo con la presa USB-C per la ricarica che è contornata da questo anello a protezione della plastica in questa regione. Subito di fianco troviamo poi il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth. Anche l'interno è molto simile ad altri prodotti, le plastiche sono infatti per lo più lucide e di colore grigio, la cerniera è un blocco unico con la custodia, è infatti sufficientemente grande per evitare giochi, scricchiolii o movimenti che qui non ci sono, quindi dal punto di vista costruttivo siamo al top. Con un peso totale di 49 grammi e dimensioni di 6,6 x 5 x 2,6 non è piccolissima, ma comunque è maneggevole e le forme arrotondate ci permettono di portarle anche nella tasca dei jeans. Solito problema invece per la posizione degli auricolari, che guardano verso l'esterno. Sapete ormai come io non prediliga questa posizione perché costringe a dover fare una rotazione tra le dita per portarle all'orecchio. Anche questo è un tratto caratteristico delle Soundpeats che spero verrà rivisto in un prossimo futuro. L'auricolare pesa 4,9 grammi e si posiziona nella media per prodotti di pari forma e caratteristiche. Come si vede è costituito al 100% da plastiche opache e qui un plauso perché in questo modo le ditate si vedono molto meno risultando più puliti. Sulla parte esterna del bastoncino abbiamo questo inserto dorato con un motivo a rombi che rende il tutto più moderno, mentre nella parte superiore subito sotto il logo trova posto l'area touch. Se rimuoviamo il gommino vediamo una generosa protezione per l'ugello dello stesso colore dorato, mentre il gommino purtroppo non è dotato di una seconda protezione. I microfoni in dotazione sono 3 per ciascuno auricolare, sono posizionati nel seguente modo: il primo al centro della capsula in prossimità di questo foro, il secondo nella parte alta interna del bastoncino in prossimità di quest'altro foro e il terzo e ultimo al fondo del bastoncino in quest'ansa posta tra i due generosi pin per la ricarica. Capiremo poi più tardi come si comportano in ambienti rumorosi, visto che vantano una riduzione del rumore pari a 45 decibel. Infine, nella parte alta esterna della capsula, questa griglia dorata nasconde il foro per la gestione del flusso d'aria. Quali sono le sensazioni una volta indossate? Come vi ho anticipato prima, pesano 4,9 grammi, che non è tanto per carità, ma non sono nemmeno leggerissime. Nell'orecchio comunque stanno bene, vanno ad occupare la gran parte dello spazio a disposizione di un orecchio di medie dimensioni, si agganciano e rimangono salde al loro posto. Il peso è ben distribuito e il comfort tende a rimanere abbastanza costante nel tempo, nel senso che quando le indossate le percepite e la stessa sensazione perdura anche dopo un paio d'ore di ascolto, senza però peggiorare. Potete quindi indossarle per diverse ore senza accusare fastidi. Essendo in ear, il grado di isolamento passivo è medio-alto, per cui, anche se sono certificate IPX4 e resistenti al sudore, io personalmente vi invito a non utilizzarle durante l'attività sportiva. Prima di tutto perché, come anticipato,
Già solo l'isolamento passivo è elevato e secondo perché con la sola certificazione IPX4 meglio evitare di trovarsi sotto la pioggia battente. Terzo e ultimo motivo è la destinazione d'uso di queste Capsule 3 Pro Plus, ovvero l'ascolto musicale. Ne parlerò più in dettaglio a breve quando dirò qualcosa di più circa il sound di questo modello, ma se volete utilizzarle per fare sport forse è meglio rivolgersi a prodotti pensati per quello scopo. L'applicazione la conosciamo già e ad onor del vero, anche se è nuova, difetta ancora nella traduzione in italiano. Nella pagina principale abbiamo il livello di carica degli auricolari ma non quello della custodia. Abbiamo poi la possibilità di gestire la riduzione del rumore tra ordinario, che è la modalità normale, riduzione del rumore e trasparenza. Queste ultime due modalità non hanno livelli a disposizione ma solo attivo o non attivo. Scorrendo verso il basso abbiamo poi la possibilità di disabilitare tutti i tocchi, di abilitare la modalità gioco a più bassa latenza e infine di abilitare la connessione ad un secondo dispositivo. Nella seconda schermata dedicata al suono possiamo abilitare l'equalizzazione adattiva dopo un rapido test delle nostre capacità uditive, scegliere una delle 9 equalizzazioni predefinite oppure crearne di personalizzate. Dal menu in alto a destra da segnalare la funzione di aggiornamento firmware, di ripristino alle impostazioni di fabbrica e la possibilità di modificare la lingua della voce guida. Lato controlli touch vediamo invece come sono stati impostati dal produttore. Il tocco singolo gestisce il volume, con il destro lo alziamo e con il sinistro lo abbassiamo. Il doppio tocco su entrambi gli auricolari esegue il comando di play e pausa, mentre il triplo tocco sul destro avvia l'assistente vocale e sul sinistro la modalità gioco. Infine il tocco prolungato che sul destro va alla traccia successiva, mentre sul sinistro attiva la riduzione del rumore. Da segnalare che la lista di comandi per modificare la configurazione di base è sempre la stessa per ogni azione e questo ci consente di modificarla a nostro piacimento. Questo modello ha il suffisso Plus perché si differenzia dalla precedente versione Pro per via del nuovo driver ausiliario di tipo XMEMS. Ora, la tecnologia MEMS l'abbiamo già vista diverse volte applicata ai microfoni, in particolare ricorderete le Jabra che ne fanno largo uso, ma è la prima volta che la vediamo invece applicata ai driver. Difatti i driver a supporto di quello principale che abbiamo visto qui sul canale sono stati quelli ad armatura bilanciata. Un driver XMEMS differisce dal precedente perché è molto più piccolo, circa 1 mm di spessore, è molto leggero, robusto e con un movimento, una vibrazione molto rapida. Sono utilizzati perché garantiscono una risposta in frequenza piatta e senza distorsioni, perfetta per la gestione degli alti, in accoppiata poi con un driver dinamico classico che si occuperà principalmente dei medi e dei bassi. Insomma, in questo modo abbiamo in uno spazio ridotto la possibilità di avere una sorta di tweeter per gli alti e il driver dinamico per il resto. Ma come si traduce questo nell'implementazione fatta da Soundpeats per le Capsule 3 Pro Plus? Esattamente come ci si aspetterebbe partendo dalle caratteristiche che vi ho appena elencato. Gli alti, infatti, grazie al driver XMEMS, sono chiari e ariosi, rendendo la musica molto coinvolgente. Le voci femminili o comunque quelle più alte sono precise e ricche di dettagli, e lo stesso discorso vale per gli strumenti come i violini, ad esempio, che risultano squillanti. Scendendo con le frequenze, i bassi danno dei bei colpi profondi, garantendo calore e rendendo confortevole l'ascolto della nostra musica preferita. In più non si notano distorsioni a volumi elevati, anche se quando diventano troppo elevati tendono a diventare rumorose, quindi difficili da ascoltare, per cui mi raccomando moderate il volume. Ancora una nota prima di passare al prossimo argomento: vero che questo modello ha a bordo il codec LDAC, ma se vi fidate non abilitatelo, già con l'AC la qualità è elevata e non sentirete grandi differenze, meglio disabilitarlo e recuperare qualche ora di batteria in più. Pur non essendo pensate per l'ascolto di un genere musicale specifico, se le avete con voi o quando le acquisterete vi consiglio un brano da ascoltare per capire a pieno le qualità delle Capsule 3 Pro Plus. Si tratta del brano in sovraimpressione. Lo so che la mia musica preferita punta in quella direzione, ma fidatevi, ascoltatelo e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico.
Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. La qualità dei microfoni di queste Capsule 3 Pro Plus è buona e altrettanto lo è la soppressione dei rumori che, grazie ai meno 45 decibel, riesce a filtrare la maggior parte dei rumori ambientali garantendo al nostro interlocutore di poterci ascoltare anche in situazioni difficoltose. Però non è allo stesso livello di altri modelli già visti qui sul canale che riescono a fare meglio, anche a riprova di quanto vi ho detto prima, ovvero che questo modello è pensato per chi vuole ascoltare musica. Ad ogni modo, anche durante una call in ufficio o in auto sapranno cavarsela egregiamente. Soundpeats dichiara una durata della singola ricarica di 6 ore e mezza, ma senza specificare le condizioni con cui sono stati eseguiti i test. Ad ogni modo, al termine dei miei test con il volume impostato all'80% e il codec AC, le Capsule 3 Pro Plus hanno suonato ininterrottamente per poco più di 6 ore e mezza, scaricando il 10% ogni 40 minuti circa. Questo ad indicare nuovamente che i dati di Soundpeats sono veritieri, ma bisogna andare a scoprire in che modo hanno condotto i test, visto che non sempre vengono dichiarati. Capito questo, se poi consideriamo che la batteria è inclusa nella custodia è di 500 mAh, scopriamo che è possibile ricaricare questi auricolari per altre 5 volte, portando la durata complessiva intorno alle 36-38 ore rispetto alle 43 dichiarate. Se decidiamo di abilitare il codec LDAC, che ci offre una fedeltà sonora maggiore ma una durata inferiore, oppure decidiamo di attivare la soppressione del rumore, ecco, in queste condizioni arriviamo a poco più di 4 ore di riproduzione continua, un risultato, fatemi dire, in linea con prodotti per pari caratteristiche tecniche, ma non sonore, come vi ho raccontato poco fa, per cui fate i vostri conti se siete interessati ad acquistarle. Si ricaricano poi completamente in circa un'ora e mezza e questo, fatemi dire, ci aiuta in qualche modo ad averle pronte con noi, ma purtroppo non implementano né la ricarica wireless né tantomeno quella rapida parziale. Se la prima tecnologia di ricarica non è un grosso problema e possiamo farne a meno, la seconda invece, quella rapida, sarebbe stata un aiuto interessante da avere a disposizione. Spero che anche qui Soundpeats ci ripensi e la includa nei futuri prodotti. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Ve l'ho raccontato nel corso di questa recensione e riassumo qui nelle conclusioni l'aspetto principale di queste Capsule 3 Pro Plus. Sono perfette per chi vuole ascoltare musica, hanno un suono caldo, preciso, che riesce a soddisfare anche i palati più esigenti. Sempre tenendo bene a mente che sono auricolari Bluetooth, quindi ottime dal punto di vista sonoro in questo caso, ma comunque inferiore rispetto a delle in-ear monitor ad esempio. Hanno anche qualche difettuccio che, vista però la destinazione d'uso, passa in secondo piano. Ad ogni modo trovate tutto riassunto qui di lato nei pro e contro. Quindi di nuovo, se già avete degli auricolari da battaglia, magari che usate per l'ufficio, ma volete qualcosa di più per ascoltare la vostra musica preferita, ecco, prendetele in seria considerazione. Se invece le volete acquistare come auricolari tuttofare, ecco, forse qualche modello come le solite Nothing, le FreeBuds 6i di Huawei o le Realme Buds 6 Pro sono una scelta migliore, meno performante dal punto di vista sonoro, ma valide per tutti gli usi. Di listino hanno un costo di 99,99 euro, ma con il coupon del 15% in vigore al momento della registrazione di questa recensione potete portarle a casa per poco meno di 85 euro. Un prezzo alto, ma in linea con quello di altri prodotti, quindi se volete acquistarle vi lascio il mio link affiliato in descrizione, ma vi ricordo che questo sample non sarà in vendita tramite il mio canale Telegram, che vi invito comunque a seguire, perché uno di voi fortunati se lo ha aggiudicato durante il contest che ho avviato per festeggiare il primo anno di vita del canale. Chi se lo è portato a casa ha fatto davvero un grande affare e sono sicuro non rimarrà deluso. Bene, anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine di questa recensione, nella quale spero di esservi riuscito a raccontare al meglio queste Capsule 3 Pro Plus. Mentre decidete se acquistarle o meno, vi chiedo come sempre di mettere un like al video e di iscrivervi al canale così da non perdervi nessuna delle prossime recensioni. Grazie e come sempre, alla prossima!